Che cosa pensate quando mi guardate? O meglio, chi vedete quando mi guardate? Perché spesso quando io entro in una stanza o quando salgo su un palco, le persone pensano che io sia un'immigrata, che sia straniera, che probabilmente non parlerò bene l'italiano e che non sono cattolica. Forse pensano anche che la mia cultura è molto diversa dalla vostra. In sostanza, la prima cosa che le persone vedono quando io entro in una stanza è che sono nera, anche quando non vogliono vederlo. Infatti, quando il mio ragazzo ha cominciato a dire che stava uscendo con me, utilizzava un giro di parole davvero complicato. Diceva che stava frequentando una ragazza nata in Sri Lanka, trasferitasi in Italia quando aveva 6 anni e che aveva sempre vissuto qua. Insomma, un giro di parole davvero lungo per dire che sono nera. E infatti l'interlocutore che vedeva oltre la cortina di non detti gli chiedeva: sì, ok, ma quanto è scura? E al che lui rispondeva sempre in maniera un po' infastidita, un po' divertita, diceva penso che sia Pantone T4525, ma comunque devo controllare meglio perché non ne sono sicuro, controllo sulla cartella colori. Infatti è un ingegnere, se conoscete un ingegnere sapete di che sto parlando. Si dice che le dating app, le app di incontri, facilitino gli incontri tra le persone di etnie diverse, favoriscano la nascita di coppie miste, di coppie interrazziali. Queste sono delle statistiche americane. In Italia, invece, a Milano, nel 2021, un amico mi ha detto che le foto delle persone come lui, delle persone nere, vengono scartate molto, molto velocemente dalle persone che frequentano queste applicazioni. È come se non volessero avere a che fare con un partner nero. Infatti con quelle poche persone con cui riesce ad avere una conversazione, la conversazione finisce sempre allo stesso modo. Dicono: no, guarda, non sei tu, sono io, è che in questo momento non sto cercando una persona di colore. Non sto cercando una persona di colore, come se fossimo al supermercato e ci fossero scaffali e scaffali di partner neri e di partner bianchi e dicessimo di no alle persone nere di minoranza etnica perché l'immaginario ci dice che nero è brutto, nero è problematico, nero è integralista, nero è patriarcale. Con quelle pochissime persone invece con cui riesce ad avere un appuntamento, queste gli dicono alla fine che guarda, ero davvero curioso o davvero curiosa di scoprire cosa si prova a uscire con un cioccolatino come te. Un cioccolatino come te. Non so se lo sapete, ma spesso la pelle delle persone nere, per renderla meno minacciosa, per renderla più suadente, viene accostata a roba da mangiare. Hai la pelle color cioccolato, caffè con una punta di latte, caramello, cappuccino. È come se dai supermercati passassimo ai bar e la pelle nera, per essere meno minacciosa, va esotizzata, resa qualcosa di piacevole, no? All'occhio, all'immaginario. Ecco, tutti questi esempi sono per farvi capire e per ritornare un po' alla domanda con cui ho iniziato questo talk. Che cosa vedete quando mi guardate? Chi vedete quando mi guardate? Perché quando io entro in una stanza, la prima cosa che le persone vedono è che non sono bianca. E sono perspicaci, però non si fermano lì. Proiettano su di me una serie di stereotipi, pregiudizi che hanno interiorizzato in maniera più o meno consapevole. E quindi io ho capito sin da bambina che dovevo omologarmi, dovevo assimilarmi alle persone bianche con cui frequentavo le stanze. Dovevo avere i loro stessi problemi, le loro speranze, i loro sogni, dovevo avere i loro accenti e persino le loro vite, ma non bastava, perché alla fine io ero una persona nera che veniva osservata dallo sguardo bianco e da uno sguardo stereotipato. E questo significa essere un po' l'unica persona nera nella stanza. Significa anche dare valore al concetto di razza. Perché la razza è una cosa che esiste e non esiste allo stesso tempo. La razza, questa cosa che esiste e non esiste allo stesso tempo, è l'elemento che più ha definito la mia esistenza.
Io l'ho scoperto crescendo, sono la mia pelle, i miei capelli, sono il mio nome, sono le tradizioni dei miei genitori. Allora, per assimilarmi, ho cercato di grattare via quanto di me era possibile. Eppure la razza restava con me, restava nel mio passaporto che non superava mai i controlli di ingresso negli aeroporti, restava con me nel tu dell'impiegato di banca che ritornava a lei col cliente successivo, restava con me nei controlli casuali, sempre casuali, oltre le casse automatiche dei supermercati. Allora grattavo via qualcos'altro. Avevo smesso di parlare la mia prima lingua, non mangiavo più nulla con le mani, nemmeno la pizza. I miei modi di fare a tavola erano impeccabilmente occidentali. Persino il nocciolo della mia identità, il mio nome, era stato piegato alla facilità di pronuncia di qualcun altro. Nadisha Dilshani Uyango Davitanaghe, un nome lungo, ricco di tradizione, eppure ero diventata Nadi o Nadia. Questo per dirvi che ci sono delle persone per cui la razza ha un impatto, è un concetto che ha un impatto fortissimo sulla vita delle persone di minoranza etnica. Nonostante tutti questi tentativi di assimilarmi, di omologarmi, io non riuscivo a cambiare il colore della mia pelle, io ero in fondo nera. E non potevo neanche trovare riparo dagli sguardi stereotipati con cui le persone mi guardavano, perché quegli sguardi erano il frutto di un immaginario comune, un immaginario costruito su una narrazione anche mediatica, politica, un dibattito comune, un dibattito pubblico. Per dimostrarvi quanto la razza abbia un impatto sulla mia vita e quanto gli stereotipi e i pregiudizi abbiano un impatto sulla vita delle persone di minoranza etnica, volevo fare un esperimento qui con voi e volevo chiedere a tutti voi di alzarvi in piedi. Dirò una serie di frasi e man mano che le dico, se queste frasi sono per voi vere, accomodatevi e restate seduti, d'accordo? Sedetevi se entrando in un ufficio comunale o in un ufficio pubblico, in un luogo delle istituzioni, lo sportellista, l'impiegato della banca o l'impiegato in generale vi dà sempre del lei. Sedetevi se entrando in un supermercato o in un negozio di abbigliamento, cercando delle calze o una maglietta o dei pantaloni color carne, li trovate e quel colore è miracolosamente uguale al colore della vostra pelle. Sedetevi se in Italia nessuno dubita mai che siete italiani. Sedetevi se sul vostro curriculum, sotto la dicitura madrelingua, c'è scritto italiano, nessuno vi chiede se è davvero così. Questo significa essere l'unica persona nera nella stanza e questo significa che la razza, gli stereotipi e i pregiudizi hanno un impatto sulla mia vita e sulla vita delle persone di minoranza etnica. Perché a me chiedono ancora se l'italiano è davvero la mia prima lingua, mi chiedono ancora se sono italiana, mi chiedono ancora da dove vengo, ma da dove vengo veramente, mi chiedono ancora se i miei genitori fanno le pulizie e così via, ancora e ancora. Questo è lo sguardo stereotipato con cui osserviamo le persone di minoranza etnica. E io penso che prendere consapevolezza dell'esistenza di queste situazioni, dell'esistenza di questi episodi, dell'esistenza della razza e del razzismo, significhi fare un passo avanti. Non significa, sia ben chiaro, mettere fine, mettere punto al razzismo. No, significa fare un passo avanti, significa dotarci dei primi rudimentali strumenti per decostruire l'immaginario, un immaginario che è coloniale, razziale, comune. Grazie.